In molti pensano che il lavoro del cuoco non è un lavoro per donne ed è per questo che ci sono poche donne chef. Perché è un lavoro di forza, aveva detto lo chef Vissani a dicembre. Le donne non riescono a sollevare pentoloni pesanti, dopo un po' crollano, mollano, perché è un lavoro estenuante e psicologicamente stressante, pensano in molti. D'altronde lavori non meno di 12 ore al giorno e se ti va bene. Il fatto è che pure i numeri parlano chiaro. È vero, molte poche donne avanzano nella carriera in cucina. Se prendiamo come campione i ristoranti stellati Michelin al mondo, è sorprendente notare come solo il 4% siano guidati da chef donne. Pochissimi. Perché? Le risposte più comuni a questa domanda, che troviamo anche solo digitando sul web perché ci sono poche donne chef, sono 3. Uno, perché le cucine professionali sono dei luoghi prettamente maschili, dove le donne fanno fatica ad inserirsi, sono soggette a battute sessiste, fanno fatica a comunicare e a farsi rispettare. 2, perché la donna è entrata nel mondo del lavoro relativamente da pochi decenni e quindi il fatto che ci siano poche donne chef sarebbe un retaggio culturale del passato. 3, c'è una difficoltà oggettiva. Con tutte quelle ore di lavoro, come fai ad avere figli e a prendertene cura? Io credo che queste risposte siano tutte e 3 vere. Eppure, non mi sembrano del tutto sufficienti per dar conto di una percentuale così bassa. Dai, il 4% è ridicolo. Ci avviciniamo alla percentuale di donne che negli Stati Uniti guidano gli aerei. Ma dico guidano gli aerei, qua stiamo parlando di qualcosa, di un'attività che noi donne svolgiamo dalla notte dei tempi, cioè cucinare. E che queste 3 risposte non siano del tutto sufficienti mi pare evidente dal fatto che oggi molti lavori, prima esclusivamente maschili, sono svolti da donne competenti che sono imprenditrici, manager, avvocati e tanto altro e che, se vogliono, possono coniugare anche la vita privata. Io credo in questa sede io vorrei provare ad avanzare una quarta ipotesi di risposta. Mi sembra che ci sia qualcosa nel modo di intendere la professione di chef oggi, professione che sta tra l'altro avendo un successo inedito, qualcosa che impedisce, rallenta alle donne la possibilità di fare carriera ed emergere. Credo che questo qualcosa vada cercato nel concetto di creatività. Che cosa si richiede allo chef oggi? Di essere creativo. A cosa aspira il giovane cuoco oggi? Ad avere il proprio ristorante, diventare uno chef, esprimere la propria creatività e dunque realizzarsi. Sembra quasi che la creatività sia il ponte verso una realizzazione personale in questa società. Se sei un genio creativo, ti elevi dalla mediocrità e puoi pure fare soldi. È in quanto creativo, qualcosa di simile ad un artista, che lo chef è diventato una star oggi. E questa creatività ha a che fare con lo stupore, l'emozione, la genialità. Ma cos'è la creatività? Ha davvero a che fare, ha davvero legata a doppio filo con la meraviglia, con il famoso effetto wow, con l'esprimersi del genio individuale dell'artista chef? Io credo di no, o forse credo che ci siano tante accezioni di creatività e mi sembra che questa, in particolare, sia legata al maschile. Permettetemi di generalizzare un po'. Mi sembra che si fondi su di un insieme di valori che fanno più parte del carattere maschile rispetto a quello femminile. Mi sembra un modello legato alle dinamiche di una società costruita su 2 generi, il maschile e il femminile. E mi sembra che questo modello sia veicolato già nell'infanzia attraverso i giochi e l'educazione.
Ai bambini vengono insegnati i giochi dove tiri fuori la tua forza, la tua sicurezza di sé, il fatto che un'idea di conquista, di competizione, di sicurezza. A noi bambine viene insegnato a giocare con le bambole, ad essere brave, pazienti, carine, non aggressive, al massimo a risolvere, a gestire delle situazioni complesse in modo diligente. Le bambine, l'educazione delle bambine è qualcosa che ha poco a che vedere con questa creatività competitiva, affermativa. E non è un caso che la storia della cucina, in cui progressivamente si afferma questa idea, questo imperativo della creatività geniale, sia una storia fatta di uomini. Nell'Ottocento, insieme all'affermarsi dell'artista genio, si delinea anche l'immagine del cuoco artista. E poi è nel Novecento, fino all'inizio 2000, in cui vediamo delinearsi l'immagine tutta maschile di mostro sacro della cucina. Pensiamo a Bocuse, a Ducasse, fino ad arrivare a quel gran genio che è stato Ferran Adrià, lo spagnolo Ferran Adrià. Con Ferran Adrià viene lanciato l'imperativo assoluto della genialità in cucina. Da Ferran in poi, il grande chef è l'inventore geniale che rompe gli schemi. Tutti gli altri sono cuochi. Su questi argomenti io ho riflettuto molto, anche perché io lavoro con il mio compagno, che è chef anche lui, e che nel mondo della cucina è considerato, e forse si considera, particolarmente creativo in questa accezione del termine. E quante volte sono stata colta dalla sindrome dell'impostore? Sicuramente tutte le volte che ho vinto dei premi. E mi dicevo, ma dai, ma ci sarà qualcuna o qualcuno più creativo di me? E ci ho messo del tempo a capirlo, ma poi alla fine l'ho capito che il problema stava proprio lì, in quel concetto di creatività legata al genio che poteva essere messo in discussione. Io credo che sia abbastanza diffuso in questa società e credo anche che le donne dovrebbero liberarsi da questo senso di insicurezza e di incapacità nei confronti di un tale modello e trovare la propria dimensione, volendo anche creativa come chef. Se in molti settori, tra cui quello della ristorazione, ma attenzione, non quello della cucina, che sono diversi, il contributo delle leadership femminili è riconosciuto ormai come apportatore di miglioramenti e funzionalità nelle aziende, io credo che questo nella cucina non sia ancora accaduto, proprio perché il modello dominante si basa su questo concetto di creatività legata al genio che rimane, tutto sommato, un modello maschile. Ma allora quale creatività? Io non ho una risposta unica, forse nessuna, forse tantissime. Io so solo che non mi sento un genio creativo, ma che riconosco oggi la mia forza. Nella fantasia costante del pensare i piatti, i menù, la mia cucina, nel prendermi cura del cliente, delle persone, dell'esperienza culinaria, nel fare della cucina e della tecnica culinaria uno strumento per vivere appieno, interagire, rispettare la natura, i suoi prodotti, l'ambiente in cui viviamo. Voglio fare un piccolo esempio che è solo un esempio di un modo di fare o di una creatività in cucina. Noi da quest'anno siamo riusciti ad eliminare la plastica usa e getta in cucina, è quasi un mezzo miracolo, togliendoci di torno sacchetti sottovuoto e pellicola. E io lo vedo come uno degli atti su cui si può puntare l'attenzione, per esempio. Ora, credo che ci sia un traguardo da raggiungere su cui tutti siamo d'accordo. È necessario aumentare la percentuale di donne chef e per fare questo forse è necessario far crollare un modello che è stato il ponte per un successo prevalentemente maschile e aprire delle vie funzionali anche al successo femminile. Si potrebbe, ad esempio,
cominciare a pensare la cucina come una tecnica che può avere dei risultati altissimi e non solo come a un'arte vincolata alla genialità del singolo. I media, le guide potrebbero aiutarci in questo, aprire spazi a nuovi linguaggi, scompigliare un po' le carte dei generi, non limitarsi a dare i premi con le quote rosa. Credo quindi, per finire, che liberarsi da certi valori di genialità potrebbe permettere a molte più donne di fare successo ed emergere in cucina, e credo che potrebbe essere un cambiamento innovativo, trainante anche, perché no, per l'intera società. Grazie.